Ciao, sono Paolo Sacchetti e oggi nella cucina del giallo zafferano vi preparerò le mie pesche di prato. Iniziamo con il nostro impasto, praticamente una biga arricchita. E come facciamo? Molto semplicemente, buttando in macchina tutti gli ingredienti, tutti assieme. Iniziamo con la farina, poi andiamo a mettere lo zucchero, metteremo il burro, che può essere o di frigo fatta a cubetti o appena ammorbidito, dipende dalla temperatura che abbiamo esterna. Andiamo a mettere l'uovo e infine il lievito. Si parla di un impasto lievitato, il lievito. L'acqua ne metteremo non tutta, ne lasciamo un gocciolino. Vediamo che l'impasto è piuttosto sodo, quindi mi chiede acqua e io gli metto quella che avevo lasciato. È un goccino, ma vedrete che servirà per il buon risultato. Quando l'impasto si è staccato dalle parti lo possiamo togliere, perché non è necessario diventi liscio e asciutto come di regola si fa in tutti gli impasti. Questa è una biga arricchita che ha semplicemente necessità di fare triplicare il suo volume. Quindi una volta che tutti gli ingredienti si sono ben miscelati, noi siamo a posto, perché è importante anche la temperatura dell'impasto. Io non lo devo far scaldare, lo devo semplicemente rendere un amalgama omogeneo. E adesso vi faccio vedere. Non è un impasto liscio e asciutto, vedete ancora non si è formata la maglia glutinica, però è quello che mi serve. Io devo semplicemente fare una pallina con le mani, la tornisco e lo metto qui e vado a coprire totalmente il mio primo impasto. In questa maniera mi lieviterà in un luogo accogliente. L'impasto deve semplicemente triplicare e lo farà in un'ora, un'ora e mezzo, dipende dalla temperatura che abbiamo nella nostra cucina. Se l'è estate ci sono 30 gradi, in un'ora sarà pronto. Se l'è inverno, che ce ne sono 20, ci vuole un'ora e tre quarti. Ma l'importante è che sia quasi triplicato. Adesso che il nostro impasto è triplicato, andiamo a inserire tutti gli ingredienti. Iniziamo dallo zucchero, il burro l'abbiamo già a temperatura ambiente, mettiamo le uova, ne lasciamo un po' per vedere quanto sarà duro l'impasto successivamente. Mettiamo il miele, il sale, la scorza d'arancio grattugiato, poi andiamo a mettere la bacca di vaniglia. L'apriamo, poi la allarghiamo e ne prendiamo la polpa con questo movimento. Andiamo a mettere in macchina. Faccio partire la planetaria a bassa velocità per non far schizzare la farina. Sto notando che l'impasto ha bisogno di uova e vado a mettere ancora delle altre uova. Sentite questo sbattere? Al momento che non sbatte più in questa fase vuol dire che l'uovo si sta impastando, perché in pasticceria si lavora con tutti i sensi. Anche l'udito dobbiamo usare. Sono particolari e via via che farete questo impasto, ci prendete confidenza, vi faranno capire quanto è semplice alla fine fare queste cose. A questo punto posso aumentare la velocità. Quando l'impasto inizia a staccarsi dalle parti, è bene vedere a che punto è la maglia glutinica. Come facciamo? Facciamo semplicemente questo passaggio. Prendiamo un po' di pasta e fra le dita facciamo questa cosa, allarghiamo la pasta. Se si strappa, come si è strappata, vuol dire che ancora non è pronto. Poi un'altra cosa importante è controllare la temperatura dell'impasto. Un impasto corretto, giusto, deve essere 26, massimo 28 gradi. Abbiamo 26,4, quindi stiamo lavorando perfettamente. Non abbiamo commesso errori. Manca neanche 2 minuti e il nostro impasto sarà pronto. Il nostro impasto sta diventando liscio e asciutto. Come dicevo prima, lo sentiamo anche dal rumore. Sbatte sulla tazza. Quindi questo vuol dire che ha già preso la coda necessaria per essere pronto. Lo controlliamo attraverso la maglia glutinica che ho fatto vedere prima. Vedete? Si vede attraverso, è trasparente. Abbiamo un impasto perfetto. Togliamo dalla tazza il nostro impasto usando un tarocco e con le mani facciamo una pirlatura per renderlo ancora più omogeneo. Vedete come si liscia l'impasto?
A questo punto abbiamo la nostra pallina, prendiamo un po' di farina per spolverare il nostro recipiente, che deve essere ben capiente per contenere poi l'impasto che come minimo deve raddoppiare. Io suggerisco deve essere 2 volte e mezzo. Lo copriamo con un po' di farina, poi a vostro piacere potete avvolgere una pellicola, un panno, quello che volete, l'importante è che sia coperto. Aspettiamo un'ora e mezzo a 26-28 gradi e poi avremo quasi triplicato l'impasto per poter fare i filoncini e fare le palline. Le pesche di prato si compongono di 3 basi. La pasta brioche l'abbiamo fatta, adesso andiamo a fare la crema pasticcera. Inizierò mettendo il latte nel mio recipiente, poi andrò a mettere la panna, poi la scorza di limone. Nella scorza mi raccomando solo il giallo è dall'aroma, il bianco dall'amaro. Bacca di vaniglia, apriamo la nostra bacca e andiamo a estrarre la polpa. Basta una metà per mezzo litro. A questo punto andrò a mettere metà dello zucchero, non solo per non far attaccare il latte, ma soprattutto perché avrò meno massa da riscaldare quando andrò a cuocere la mia crema. Vi do un consiglio, vi ho fatto vedere la scorza di limone e la vaniglia nel latte, ma in realtà la cosa migliore da fare sarebbe che se fate la crema al mattino, la sera prima mettete in infusione la vaniglia nel latte e il limone nella panna. In questa maniera otterrete un effetto più efficace, un'aromatizzazione più efficace dei 2 ingredienti. Mentre il latte si scalda, noi andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti della crema, che sono il restante zucchero, la farina precedentemente setacciata, l'amido di mais, un pizzico di sale che è l'equivalente di 1 grammo. Ricordatevi, in pasticceria si pesa tutto, io ormai ho abbastanza esperienza, lo posso fare a mano, ma se pesate è molto meglio. Si dà una frustata per amalgamare bene il tutto e aspettiamo che il nostro latte insieme alla panna sia bello caldo. Perché bello caldo? Perché più caldo ho questo composto e meno starò sulla piastra, avrò meno rischio di farmi attaccare la crema al pentolino. Quando il latte inizia ad essere caldo, ne versiamo un po' nel nostro recipiente con la farina e lo zucchero e con la frusta andiamo ad amalgamare in maniera da creare una crema. Creiamo questa besciamella. Questa fase è importante perché ci aiuta a non fare i grumi. Tante volte quando facciamo la crema dice mi è venuta granellosa. Ecco, con questo movimento, vedete? Abbiamo una consistenza già cremosa e a questo punto, e solo a questo punto, andremo ad aggiungere i tuorli. Misceliamo e aspettiamo che il nostro latte arrivi a ebollizione. Nel frattempo togliamo la scorza. Al primo bollore, vedete, sta bollendo, possiamo già prendere il nostro latte e versarlo nell'altro recipiente con il tuorlo, mescolando continuamente. Ritorniamo sulla piastra e andiamo a cuocere, a portare a ebollizione la nostra crema, girando continuamente, facendo attenzione che non si attacchi al fondo. Via via che la temperatura sale, l'uovo inizia a cuocersi e con la proteina che ha dentro di sé comincerà a spessire la nostra crema. Non importa di girare nello stesso verso, si può girare anche nel verso contrario, non c'è nessun problema. Tanti dicono ma se giro la crema in una maniera o in un'altra mi impazzisce. Con questo sistema la crema viene sempre. L'unica cosa da fare attenzione è che non attacchi, perché se prende il punto di fumo abbiamo rovinato tutto, dopo dobbiamo buttare via tutto. Quando è che si vede pronta? Al di là della sonda che deve essere 82-83 gradi per essere ben pastorizzata. Quando abbiamo la cremosità evidente facendo delle righe. La frusta farà delle righe ben precise e solo allora vedrete che abbiamo con questa ricetta una crema bella omogenea. È il primo bollore e la possiamo togliere e mettere a bagnomaria di ghiaccio per raffreddare. Un ulteriore consiglio, dopo averla messa a bagnomaria di ghiaccio, ogni tanto bisogna girarla per evitare che faccia la buccia in superficie, quindi l'accortezza è ogni 2-3 minuti una mescolata in questa maniera. Il nostro impasto è pronto, vedete, si vede bene che è doppiamente lievitato. Togliamo la pellicola
lo tocchiamo, si vede bene la lievitazione, prendiamo un po' di farina e diamo una spolverata al tavolo per non far attaccare l'impasto. Lo togliamo dalla boule e qui si vede bene la lievitazione. Spolveriamo la bilancia perché in pasticceria si pesa tutto. La nostra pasta deve essere circa 100 grammi. 110 andiamo a togliere e abbiamo 100 grammi. Da questi 100 grammi noi facciamo un filoncino, il più possibile regolare, perché poi andremo a dividerlo in 4 e poi ancora nel mezzo fino a ottenere 8 pezzettini, di cui ognuno deve essere 12 grammi, perché così avremo le palline tutte uguali. Adesso partiamo con la pirlatura. La farina sul tavolo deve essere il meno possibile, meglio se non c'è. Con questo movimento andiamo a tornire il nostro lievito e otteniamo questo. Deve essere bello lucido. Andiamo a metterla sulla carta da forno. Un'ulteriore raccomandazione è quella di metterle tutte alla stessa distanza perché così cuoceranno in maniera omogenea. Una volta messe tutte le palline nella teglia, si inizia dalle prime e le schiacciamo leggermente, per un motivo molto semplice. La nostra pallina crescerebbe tonda, come una palla, ma noi abbiamo bisogno di semisfere. Passati 10 minuti andremo a schiacciarle ulteriormente, le lasciamo lievitare per circa 2 ore, fino a che non sarà quasi triplicata. Andremo a coprirle con una pellicola o con un panno per evitare che facciano la pelle. E ecco le nostre palline più che raddoppiate, ben lievite, che a questo punto andremo a infornare a 200 gradi per 6-7 minuti e comunque con un colore finale dal miele a nocciola. Eccoci alla terza parte della ricetta, la base caratterizzante. Perché caratterizzante? Perché è la bagna all'Archemes che caratterizza la pesca ai prati. Come si fa? Molto semplice anche questa, addirittura semplicissima. Acqua, zucchero e il glucosio. Se non vogliamo mettere il glucosio, aggiungiamo più zucchero. Certe volte si potrebbe sostituire col miele, ma il miele è caratterizzante, quindi se c'è il glucosio bene, se no va benissimo solo zucchero. Quando inizia il primo bollore diamo una rimestata e aspettiamo che faccia l'ebollizione completa. È importante spengerlo subito perché se continua a bollire vuol dire che evapora l'acqua e avremo una densità diversa a quella che ci interessa. Lo zucchero si è completamente disciolto, vedete l'ebollizione, lo togliamo dalla piastra e lo lasciamo raffreddare fino a 26 gradi, temperatura ambiente, fino a che non andremo a mettere l'Archemes. Lo sciroppo a temperatura ambiente andiamo ad aggiungere l'Archemes che ha in questo caso 39 gradi. Mescoliamo e abbiamo la nostra bagna, la nostra inzuppitura pronta per essere usata successivamente. Dopo aver riscaldato a temperatura ideale, e cioè 30-35 gradi, la mia bagna all'Archemes, la verso in una boule. Ho le mie semisfere già cotte e vado a praticare un taglio sulla superficie, in maniera che quando andrò a inzupparla non schiaccerò la mia struttura. Prendiamo le nostre palline con l'incisione e con il pollice andiamo dentro in maniera che apriamo il buco per poter far penetrare la bagna, l'inzuppitura. Quando le immergiamo, se ci fosse il silenzio assoluto, sentiremo l'aria che esce e entra la bagna. Sentiamo delle bollicine, proprio le vediamo, il discorso dicevo prima dell'udito. Una volta inzuppate controlliamo se l'abbiamo messo 12 grammi di Archemes. Quindi avevamo 12 grammi di pallina, dobbiamo avere 12 grammi di zuppitura. Vedete? 23 grammi, ci siamo. Perché è importante questo discorso? Perché la pesca non deve essere totalmente bagnata, ma deve essere così, bagnata per metà. Perché quando andremo a metterla in bocca, all'inizio ci vuole un po' di masticazione per prolungare il piacere. A questo punto andrò a riempirle una per una, prima dentro, poi ritorno sopra gli altri 6 grammi. A questo punto andiamo ad accoppiare facendo questo movimento, in maniera che facciamo crescere la crema dall'interno, dà un'impressione di abbondanza. Vedete la golosità della crema
Invece in realtà abbiamo un equilibrio perché abbiamo 12 grammi di crema, 12 grammi di insuppitura e 12 grammi di struttura. Quello è il classico dolce all'italiana. La nostra pesca vellutata la andiamo a rendere ancora più pesca passandola nello zucchero. Invece della ciliegina sulla torta, mettiamo il picciolo sulla pesca. Ed ecco le mie pesche, pronte ad essere degustate. Alla prossima ricetta!